Piccolo riassunto del giro che abbiamo fatto in macchina qui nel nord dell'Argentina. Abbiamo preso la macchina a Salta, la città più grande in questa zona del paese. Poi ci siamo diretti verso nord. Prima tappa Purmamarca con i suoi canyon maestosi e un paesaggio che sembrava di stare sulla luna. Quindi via verso nord ad attraversare i paesini usciti da un film western fino a raggiungere le montagne dai 14 colori. Da lì è iniziata l'avventura sterrata che è stata più lunga del previsto, prima fino al minuscolo paesino di Ruia con la sua chiesetta gialla e poi in un'infinita strada spettacolare ma che ci ha fatto tremare non poco. Abbiamo attraversato paesaggi che non sembravano reali e ci siamo riempiti di sabbia rossa, noi e la macchina che da bianca ha cambiato colore. Arrivati a San Antonio de los Cobres abbiamo seguito il percorso del treno delle nubi e ci siamo spostati verso sud fino a raggiungere Cafayate. Oggi riprendiamo da qui, dai vigneti, dalle rocce rosse prima di passare la nostra ultima notte in macchina. Prima di scoprire quali sorprese ci aspettano in questa tappa, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e qui raccontiamo la nostra avventura. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno, questo è il quartiere dove abbiamo dormito stanotte. Stanno passando le macchine, sono arrivati anche dei lavoratori a mettere delle transenne lì in fondo. Proprio da quel pick up lì sono scesi adesso. Però devo dire la notte migliore di sempre, perché la coperta ci ha fatto da materasso, quindi era comodissimo. Primo stop stamattina, stazione di servizio, ci serviva fare un po' di benzina ma anche e soprattutto usare i bagni. Paolo adesso nel bagno degli uomini, io ho appena fatto nel bagno delle donne, mi sono lavata la faccia, sta decisamente meglio adesso. Colazione con l'acqua calda che ti danno qui dal benzinaio e in più le pepas. Allora ragazzi, questi sono i nostri nuovi biscotti preferiti qui in Argentina, creano dipendenza, non tanto questi col cioccolato in realtà che sono la versione deluxe, ma quelli base che hanno tipo sopra la marmellata di guava, credo che sia membrillo, lo chiamano qui. E sono buonissimi, ce li siamo mangiati in questi giorni. Colombia Colombia nel bocadillo. Qui è membrillo, però è sempre la marmellata di guava che ci mettono sopra. Cosa vuoi dire? Sono di poche parole oggi. Oggi sì, vedo. Vedrai che dopo questo quintale di caffè stai meglio. Stamattina Paolo mi si è svegliato viticoltore. Bello morbido, va giù, c'è la molla. Così c'è un trattorino parcheggiato e voleva provare l'ebbrezza. Così si può andare nei vigneti. Esatto. Buongiorno ragazzi, sono tornato sul pianeta Terra più o meno. Dove ci troviamo? Siamo a Cafayate ed è spiegato su questa mappa, proprio sulla maglietta della signorina qui in vetrina. Siamo a sud di Salta, in questa zona che in realtà, nonostante siamo abbastanza vicini a tutta la zona umida di Salta, bella verde e piovosa, in realtà qua è puro deserto. Cioè ci sono tutte queste zone tipo a macchia di leopardo, di giaguaro. La giaguaro a macchia che diciamo sono desertiche o umide. In realtà solo la zona di Salta è umida, tutto quello che c'è attorno è deserto puro, anche qua. Fate conto che qua piove pochissimo, sono tipo 200 millimetri di pioggia all'anno, cioè in pratica non piove mai. Questa è la piazza di Cafayate, stamattina tranquillissima, tutti i ristoranti sono chiusi, quindi c'è pochissima gente. Invece ieri sera sul tardi c'era un movimento incredibile e qua abbiamo qualcosa di splendido, semplicemente splendido, perché ci sono proprio delle casette per i cani, addirittura col materasso. I cani dormono più comodi di noi. Hai visto? Bravi, giusto. Guarda che roba! Mi hanno fatto tutte le casette per i cani di strada, possono andare qui dentro a dormire al calduccio. Ma sono comodi, fantastici. ci sono tutte le ciotole, gli lasciano l'acqua e il cibo, proprio in piazza. Che macchinazze che girano qua ragazzi, splendide, un po' scrostatine ma splendide. Siamo entrati in questa che è una salumeria, ma non solo, c'è di tutto, anche le cose dolci. Ci siamo presi due belle facturas qua, ce le hanno tutte belle fresche. Guarda qua quanto panazzo che c'è. Bene. Adesso da quella parte si paga, perché ti fa lo scontrino, anzi il bigliettino di carta, e poi si va a pagare in cassa.
Ci sono diversi tipi di fatture, qua ne abbiamo due ragazzi, da questa parte abbiamo tutto all'esterno, quindi il membrillo e la crema, qua invece il membrillo è all'interno e questo ha un bel peso specifico. Io comincerei da questa, Angela, tieni qua un attimo. Aspetta. Guarda qua, guarda qua, guarda qua, questa è bella pesantina. Oh, guarda qua che Eccola qua la goduria. marmellatina. Roba buona ragazzi, è roba buona qua. Golosa più che altro, sempre golosità a volontà. Burrosissimo, molto buono, freschissimo. Queste piccole sfiziosità ragazzi più o meno costano sempre lo stesso prezzo, siamo sui 700 pesos argentini che sono circa 40-50 centesimi di euro. Allora, i prezzi in Argentina sono un pochino più alti rispetto al resto del Sud America, ma sicuramente eravamo anche abituati bene, perché comunque tra soprattutto Perù e anche la Bolivia i prezzi erano abbastanza bassi. Qui invece siamo più o meno, viaggiamo sul quasi il doppio addirittura, soprattutto però sulle cose economiche, quindi c'è una ricerca da fare, non è molto semplice trovare i prezzi più economici, i prezzi più bassi anche per mangiare, e poi quando comunque li trovi anche i più economici sono comunque più alti rispetto al resto del Sud America, quindi il fatto comunque di avere una macchina ci sta aiutando perché riusciamo a dormire in macchina, da quel punto di vista risparmiamo. La macchina è stata a un costo, però abbiamo detto appunto che ci siamo fatti questo regalino, e in generale viaggiare in Argentina comunque è abbastanza costoso, ecco, rispetto se si è abituati al resto del Sud America. Attenzione, perché il confronto lo stiamo facendo con il resto dei paesi del Sud America che abbiamo visitato fino adesso. Invece rispetto all'Europa, rispetto all'Italia, i prezzi in Argentina sono decisamente più bassi, cioè siamo verso la metà o anche meno della metà dei prezzi normali. Per, che ne so, per dormire in Italia si può spendere 50-60 euro, qua si dorme anche con 20 o meno di 20 euro a notte. Mangiare si mangia con 4-5 euro, che in Italia un menù pranzo può essere sui 12-15 euro, quindi la differenza è forte rispetto all'Italia, ma rispetto al resto del Sud America non si può dire che l'Argentina sia economica. Guarda qua cosa abbiamo trovato ragazzi, passeggiando nel paesino, qua parcheggiata una Fiat 147 che non esiste in Europa, non esiste in Italia, è stata prodotta soltanto in Brasile per 10 anni, dal 76 all'86, è bella grande, è stata fatta sulla base della 127 che invece conosciamo in Europa. Questa versione è un po' rovinata perché c'è un po' di ruggine, un po' distrutta all'interno, però è una bellezza ragazzi, è una bellezza proprio tipica d'epoca, fantastica, e tra l'altro potrebbe essere alimentata addirittura ad alcol, che poi in zona con tutto l'alcol che c'è qui, il vino ha battuto. Fai 2 vie dal centro e ti ritrovi in mezzo ai vigneti, perché appunto questa zona è famosissima per il vino. Se ne produce in realtà molto poco, ma di alta qualità, e si produce principalmente il Torrontes, che è un vino bianco molto fruttato che piace molto in Argentina, è un po' un simbolo anche dei vini qui in questa zona. Ci sono diversi vigneti e aziende tutto attorno al paese, appunto perché qui il terreno ma anche il clima sono favorevoli per la produzione del vino, perché c'è un clima molto secco, piove pochissimo, l'abbiamo detto, escursione termica enorme, e tutto questo unito al fatto che il suolo è molto arido favoriscono appunto la crescita dell'uva. I vini che vengono prodotti qui sono considerati vini d'altura perché si coltiva a partire dai 1600 metri di altitudine fino ad arrivare ai 3000, e infatti tutto attorno ai vigneti come questo ci sono appunto le montagne che si vedono lì sullo sfondo. Il momento maggiore di raccolta dell'uva qui è tra gennaio e febbraio per un tipo di uva e marzo-aprile per l'altra. Siamo venuti ragazzi oggi a mangiare le empanadas, visto che ieri insomma abbiamo avuto un'esperienza un po' media, oggi invece abbiamo cambiato, perché l'empanada ragazzi è argentina e l'abbiamo mangiata troppe poche volte, e quindi abbiamo ordinato una dozena, quindi si ordinano 12 empanadas alla volta. Questo è il piattazzo che abbiamo di fronte, che è incredibile, quindi le abbiamo prese metà al queso e metà al pollo. Queso che è formaggio, e sembrano buonissime. Il profumo che arriva è incredibile. Qua abbiamo il pomodoro, questo è pomodoro non piccante, l'ho assaggiato. Sei sicuro?
Sono sicurissimo. Ok. Andiamoci dentro. Poi Guardate il posticino anche in cui siamo. È questa signora qui, Una lo fa goduria. in questa casetta qua sotto gli alberi. Freschissimo. Cosa hai scelto prima? Le migliori che abbiamo mangiato finora. Sì. Non ho Si idea di sente cosa dal sia. profumo. Il profumo sembra il profumo della pizza, no? Esattamente. Sembra di mangiare la pizza oggi. Sono chiuse in modo diverso, quindi quelle col rotolino così probabilmente sono pollo, questo invece si vede perché è strabordato, chiuse con i puntini in alto, sono al formaggio. Il signore le ha Pollo. fatte al momento proprio, quando le abbiamo ordinate si è messa a farle da Ha tirato zero, fuori la farina. cioè per farvi capire. Ci siamo fatti dare anche un po' di acqua dalla signora, quindi stiamo bevendo una tisanina adesso, dopo pranzo. Quindi con la pancia piena adesso è arrivato il momento di andare a esplorare questa zona. Oh my god! Allora, ieri siamo passati velocemente, però già prometteva molto molto bene, quindi oggi ce la esploriamo bene, con calma, e ragazzi ci saranno delle belle meraviglie da vedere. Allora ragazzi, in questi giorni abbiamo visto meraviglie su meraviglie, tutte fantastiche, tutte differenti, tutte con delle particolarità, i deserti, il deserto di sale, il non deserto il deserto azzurro, giallo, verde, tutti i generi di deserto abbiamo visto. Poi siamo passati attraverso la foresta verde di piogge, tutta la zona diciamo di Salta completamente diversa, e poi tu dici vabbè c'è un'altra roba da vedere, vabbè sarà ancora un deserto, una roba così. Cioè, te lo aspetti anche abbastanza simile, perché non è che abbiamo fatto milioni di chilometri, cioè contiamo questo, noi in questi giorni abbiamo fatto meno di 1000 chilometri, ok? Incredibile. Insomma, da Salta fino a Cafayate sono 150 km circa, si passa da quell'umidità di Salta e poi si scende verso un altro deserto. Ma non è che è un altro deserto come gli altri, è diverso perché sono tutti diversi. Siamo nel Grand Canyon dell'Argentina, questa è la verità. E ieri eravamo così stanchi che non siamo riusciti neanche a fare il video perché eravamo un po' troppo stanchi, quindi siamo tornati oggi per godercelo al 100%. Insomma ragazzi, tutte queste parole per presentarvi la Quebrada de las Conchas, che adesso siamo soltanto davanti alla prima parte, un paesaggio sempre diverso, saranno tipo 80 km di canyon, tutto diverso ad ogni passo. Eccoci qua ragazzi, 3, 2, 1, eccolo qua ragazzi, questo si chiama Las Coloradas o Los Colorados. Ragazzi, guardate quanto sono alte queste pareti di roccia rossa. Cioè Paolo è piccolissimo a confronto, c'è un vento anche bello forte che ti sposta in questo momento, e questo è solo l'inizio di tutto quello che vedremo su questa strada. È solo una piccola parte, ma si può parcheggiare, scendere e camminare un po' e ti ritrovi in un mondo che davvero è sorprendente. Ha anche cambiato tutto perché ci siamo abbassati di altitudine. Fino a qualche giorno fa, anzi fino a ieri proprio, eravamo a 3-4 mila metri, qui invece siamo a 1700, quindi diverso sia il clima che proprio tutto quello che abbiamo attorno. A 15 km da qua ragazzi ci sono tutti i vigneti di Cafayate, 15 km, tutto verde, tutti i vigneti, cioè incredibile. E questa è la cosa più sorprendente secondo Pazzesco. me, cioè abbiamo fatto pochi chilometri, è cambiato tutto, cambia continuamente le cose. Non farò nomi, ma ci sono alcuni paesi dove per vedere una spiaggia differente devi fare 2000 km circa, e invece qua Pochissimi, abbiamo cioè. fatti 800, abbiamo cambiato 7 climi e 800 paesaggi. Ma veramente, Incredibile. guarda, io faccio un giro tutto attorno perché quello che c'è attorno è super, ragazzi. Sembra quasi un film. Il cartello qua a Cafayate Salta Argentina è contornato da questi che sono dei cactus, dei tronchi di cactus che si è seccato, probabilmente morto anche questo. Guardate qua che roba, sono durissimi dentro e hanno tutti questi bucherellini.
secco secco secco, ma veramente secco secco secco. Quasi passo in mezzo a tutte le spine, ci sono tutte queste piantine basse spinose, ma siamo quasi arrivati a quello che ormai abbiamo capito che sono bravissimi coi nomi qua in Sud America, e infatti siamo quasi arrivati ai castelli. Oggi ragazzi è una di quelle rarissime occasioni in cui il vento è troppo potente, passa anche attraverso la calza, si sentirà nel video perché è fortissimo, e capiamo anche com'è che si sono formate certe robe che abbiamo davanti ragazzi. Allora adesso noi andiamo un pochino più vicino e poi la giro, perché siamo proprio al cospetto dei castelli, che sono, cioè da lontano dici vabbè, ma quando ci sei sotto passa. Stiamo camminando adesso in quello che è il letto del fiume, che in questa stagione è abbastanza asciutto, ma guardate cosa c'è da questo lato, queste colonne rosse altissime. Un attimo che tu fa stare in mezzo all'acqua, colonne rosse altissime, cioè non riesci a capire quanto siano alte, veramente immense, rossissime. Poi Via 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 le scarpe, via il calzino, laviamo anche i piedi. che ci sta Dopo un po' di giorni in macchina ci sta male non fa. Com'è l'acqua? Vai, manda avanti te. calda, è caldissima. Davvero? Sì. Ma wow, ma guarda che scena è questa! Pensavo scherzasse Paolo, invece no, è veramente calda. È piacevolissimo stare qua dentro. Sai qual è l'unica cosa che manca? Cosa? Un bel coccodrillo. Eccolo là. La perfezione. Sì, pareva se lui non doveva chiamare qualche Ma sarebbe- pericolo così. La morte sua sarebbe Sì, qua. no, O nostra più che sua. Mettiti lì un attimo Angela, per favore. Sì, sì. Qua. Stai lì. Vediamo quanto... Non riesco a farvi stare tutti e due dentro la stessa immagine. Aspetta, vediamo se mi abbasso. Ok. Ora più o meno si capisce quanto è alta. Esattamente così che si fa la mossa del fenicottero. Si sta in piedi su una sola gamba e metti un piede, poi l'altro. È difficilissimo ma si può fare. Guarda qua, questo è chiamato l'obelisco, è facile capire perché, è qui da solo, ma cioè, non so più cosa dire perché guardando fuori mi sembra tutto così assurdo, cioè sembra di guidare su un altro pianeta tipo. Dicevamo prima dei nomi, e quando abbiamo letto il cartello qui c'era la casa dei pappagalli, la casa de los loros, abbiamo detto che nome divertente. In realtà è veramente la casa dei pappagalli, nel senso che in queste colonne qui si intravedono dei buchi che sono i luoghi dove vengono a nidificare proprio questi pappagallini che sono tipici di questa zona, perché qui trovano anche tutti i semi che gli servono per sopravvivere, quindi tutte le colonne sono praticamente bucherellate. E adesso ragazzi siamo di fronte al rospo. Eccolo qua il rospo, questa roccia che ha proprio la forma del rospo. Allora noi siamo qua dentro ragazzi, restiamo qua perché vi assicuro che fa un caldo importante, l'aria condizionata è un'altra cosa, quindi se proprio non ne vale dopo al 100%. Povero rospo! Vabbè Angela, è bellino ma niente di... È simpatico, È però gli hanno fatto anche simpatico. l'occhiolino, guarda, con la pietra. Guardi, secondo me più che rospo io l'avrei chiamato talpa, perché sembra proprio una rospo. talpa che arriva dal basso, mezza cieca perché c'ha l'occhio piccolo. Allora direi che secondo me è più la talpa. Siamo saliti al Mirador, punto panoramico, là sopra, e la vista ragazzi è su tutta la vallata. Da qua si vede proprio tutto il fiume che scende in mezzo a queste montagne colorate. Wow ragazzi, mamma mia che cosa ha creato qua la natura. Questo è l'anfiteatro e infatti se faccio... Ah! Hai sentito?
Che acustica che c'è, infatti fanno i concerti qua. Rimbomba perfettamente, in pratica è un solco che ha creato il tempo, gli agenti atmosferici, il vento, tutto quanto, e questo è, ma anche da questo lato è incredibile. Quella è l'entrata in pratica. Questa è l'entrata, noi siamo entrati, e questa è poi l'anfiteatro. Vi assicuro ragazzi che è molto molto più alto di quello che sembra, perché la camera tende comunque a schiacciare molto e allargare l'immagine, e in realtà è veramente altissima, altissima. In pratica è tutto uno start and stop, ti fermi, vai a vedere, torni indietro, riprendi la macchina, ti fermi, vai a vedere, tutto così, perché ci sono tante cose da vedere, soprattutto in questa parte. Subito dopo l'anfiteatro c'è la Garganta del Diablo, e anche qua nomi incredibili. Questo nome poi si ripete, ritorna dopo qualche giorno, e devo dire che è sempre suggestivo sentirlo. Gli adesivi anche sulla spazzatura. No, veramente. La gola è ancora più stretta rispetto a prima e anche più alta. Ammazza ragazzi, anche qua incredibile. Sì, è un passaggio strettissimo, e poi ci sono tutti questi strati che in questo caso sono in diagonale, invece nell'anfiteatro erano a forma di semicerchio, proprio per questo aveva questo nome, invece qui gola, quindi molto più stretta. Anche qua c'è il semicerchio là in fondo, quindi in pratica in fondo è ancora un anfiteatro, ma qui la gola è più lunga e stretta. Questi luoghi non sono solo belli da vedere, ma hanno anche un significato molto importante per le comunità che vivono qui da secoli, perché erano in passato dei luoghi dove venivano per guardare il movimento delle stelle e capire in base a quello le stagioni, le eclissi, cosa poteva succedere, quindi per la cosmologia avevano un ruolo fondamentale. Questo ragazzi è un autogrill della zona, qua desertico. Adesso però è chiuso, ci siamo fermati un attimo magari per prendere un po' d'acqua calda, ma vedo che è chiuso. Ci sono un cagnolino che continua ad abbaiare. Mamma mia, è guarda bellissimo. La macchina là dietro. La macchina lì dietro tipo abbandonata, tutta distrutta, e qua questa struttura, però col pannello solare, cioè col pannello solare, e davanti un cactus secco morto. Mentre saliamo e andiamo verso Salta è cambiato ancora il colore che abbiamo all'esterno. Il rosso c'è ancora come sottofondo, ma si è aggiunto anche il verde adesso. Si torna a guardare i fiumi con la macchina, ma questa volta sono fiumi rossi perché scendono dalla montagna, quindi hanno esattamente lo stesso colore delle rocce. Ragazzi, dopo tutto il deserto, il rosso delle rocce eccetera eccetera, noi dormiremo nel verde stanotte, perché siamo arrivati a questo lago a 2 passi da dove eravamo prima alla fine, e quindi dormiremo qua. Dobbiamo trovare adesso un parcheggio da quel lato magari. Ma no, sono sconvolto. Guarda quanto è grande, è gigantesco. Cioè nel deserto pieno c'è tutta quest'acqua che comunque sta passando la anche barchetta il lì. Ma hai visto che non c'è niente sulle sponde di questo lago? tipo Cioè, così, solo natura, spoglio. pura natura. Mamma mia che goduria, senti l'aria. Aria fresca. È quell'aria umidiccia, appiccicosa, diversa. un po' appiccicosa, è vero. Invece oggi era bella, bella secca. Sì, guarda, infatti ci sono tutte le nuvole qua attorno che stanno arrivando. È sconvolgente sta cosa. Sì. Fa freschetto adesso, no? Abbastanza, ma in macchina no, fa caldo. In macchina sì. Perché noi domani ragazzi torniamo a Salta perché si riconsegna la macchina, quindi tutto questo insomma finirà. Perfetto, devo dire, è stato perfetto, perché veramente in così poco spazio abbiamo visto cose totalmente differenti, non ci siamo annoiati un secondo, semmai ci siamo un po' stancati per stanchezza, insomma, perché comunque sono state giornate pienissimissimissime, e poi vai dormendo in macchina non sempre benissimo, e insomma è stato qualche giorno, soprattutto ieri e oggi, eravamo un pochino più stanchi effettivamente. Ragazzi, qua
Argentina, super, questa zona straconsigliata a livello dei parchi nazionali americani, a livello dei posti naturalistici più belli del mondo. Cioè, questo deserto non si trova dappertutto, e quello che abbiamo visto in questi ultimi video, che vabbè, sono finiti tipo 6 video credo abbiamo fatto qua, per quanta roba c'era in questi 6 video, si è vista una bellezza incredibile veramente. Poi io ve la consiglio, ce la sentiamo di consigliarla Assolutamente sì. magari al posto di altri viaggi. Esatto, soprattutto in questo periodo storico forse ci sono paesi dove magari è meglio evitare, ecco. Esatto. Insomma, c'è Ecco. Nord, in questo Verrei momento qua sotto. lascerei perdere. Qua Sì. invece abbiamo, in uno spazio molto più ridotto, Sì, le esatto, stesse identiche le stesse bellissime cose. bellissime, e si possono fare in meno tempo, molto più selvagge anche secondo me, perché alla fine basta che esci un attimo, non c'è più nessuno, ti ritrovi proprio davvero nel selvaggio. La gente è carinissima sempre. Si parla spagnolo. Si parla spagnolo, carinissima sempre, ma anche ovunque, nel posto più sperduto c'è la signora che ti fa la battuta, cioè Sì. sono proprio molto socievoli. Si mangia bene, si mangia abbondantissimo. Si mangia troppo. Costa poco, tutto. Sì, quindi è super consigliato. Devo dire, ci ha stupito molto la selvaggiosità di questo posto. Nel senso, Mamma sapevamo mia, che gli c'erano sterrati grandi che hanno cose fatto. belle, ma certe cose Mamma veramente toste, no? Si può fare anche la versione un po' più light, nel senso, se ti studi bene dove sono gli sterrati e li eviti, riesci comunque a vedere una parte che è comunque tutto, molto comunque interessante. Sì, dei giri un po' più lunghi magari. ti eviti quella strizza che tu dici siamo nel bel mezzo del nulla, devo passare 7-8 ruscelli di acqua, che poi magari dipende anche un po' dalla stagione. Siamo stati abbastanza fortunati noi. Sì, questa forse è la stagione migliore, perché Questa è siamo a stagione- cavallo tra due è stagione stagioni. buona. Magari se si arriva qui nella stagione sbagliata, certi posti vanno evitati, certe strade soprattutto. I posti si raggiungono anche con le strade normali, ma certe strade invece da percorrere sono molto più dei difficili. mezzi adatti, 4x4, cose molto alte. Infatti in tantissimi qua girano col pick up, e ha senso, nel senso che qui basta un attimo che piove e ti trovi il fiume sulla strada, l'abbiamo visto un po' dappertutto. Quindi la maggior parte delle macchine che girano sono queste. Eccole. Queste qui ce ne sono tantissime, ne abbiamo incrociate tantissime, e poi incroci invece tutti quelli che prendono la macchina a noleggio. Come noi, Identica alla nostra. tutte identiche, Tutte identiche, tutte quante. Però devo dire che anche la nostra Logan alla fine ha fatto la sua, ha fatto tutto. Ci siamo un po' strizzati ogni tanto, ma alla fine comunque siamo sempre passati, non le abbiamo lasciato una riga di troppo. Esatto. Quindi Sono un po' è intonsa, fangosata. poi all'interno un po' vissuta, ecco, diciamo perché... così, sì, però no, è perfetta come quando ce l'hanno data. Quindi niente, purtroppo domani mattina si va a Salta. Ci stavamo dimenticando una cosa, cioè che per vedere tutta questa zona non ci sono biglietti da pagare o tessere da fare per entrare nei parchi nazionali. La maggior parte della zona è completamente gratuita, si pagano magari degli ingressi, tipo quando siamo andati a vedere la montagna dei 14 colori, oppure quando abbiamo fatto un piccolo trekking, ma comunque sono delle cifre davvero bassissime, stiamo parlando di 1-2 euro. Guarda qua dove la passiamo l'ultima notte, da una parte la montagna e qua dietro la vista, ragazzi. Così domani, quando apriremo il baule e guarderemo fuori, avremo questa vista, niente male. E stasera cenetta con vista, con pomodoro, maionese, carota e pane. Quella è la luna, ragazzi, stasera si vede benissimo, non c'è neanche una nuvola in cielo. Noi siamo qui, belli tranquilli, con la portiera aperta, non ci sono insetti, oddio. Tutta sta luce, quelli sono i piedi di Angela invece, che saluta. Si sta molto bene stasera rispetto ai primi giorni in cui si congelava. Adesso è tipo tarda primavera, estate, inizio estate, o no? Sì. Ecco, arriva anche là sotto. Eccola. Quindi ragazzi, questa ultima notte in macchina, noi del prossimo video, insomma, cambiamo un po' tutto, cambia tutto quanto. Quindi con Angela e i suoi piedi, ecco, starring i piedi di Angela and Paolo, vi salutiamo ragazzi. Mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale. Ci vediamo sempre lunedì, mercoledì e venerdì ore 13 in premiere. Se volete iscrivetevi anche a Patreon,
questo è il link di Patreon per andare a vedere come iscriversi, ci sono diversi livelli, si può scegliere insomma come entrare a far parte di questa bella famigliuola. E quindi dall'Argentina oggi e da questa bella freccia bianca che ci ha portato qui in giro in questi giorni è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Sono stato bravo, Angela? Bravissimo! Alla prossima, ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.